In questa lezione impareremo a fare un acquerello molto facile, è un tutorial anche per principianti. Prendete subito della carta per acquerello, gli acquerelli, uso questi in Godet, vi consiglio di riattivarli spruzzando sopra con diffusore, un vaporizzatore diciamo di acqua. Poi preparo subito i colori, non ho fatto il disegno preparatorio anche perché andrò a mano libera, facendo proprio un soggetto veramente semplice che anche voi potrete rifare. Ho scelto un colore blu e andrò a disegnare una farfalla. Ho intanto tracciato il profilo, diciamo, di un'ala della farfalla e poi vado piano piano per caricamento ad aggiungere del colore. Il colore che piano piano si diffonderà anche nella parte superiore, per esempio vado a intensificare di più con un colore leggermente più scuro e poi posso decidere di ribagnare, di stendere il colore con un pennellino più piccolo, posso fare comunque correre il colore. Poi bagno il mio pennello, io uso pennelli apposta per acquerello, importante che siano comunque dei pennelli morbidi, utili proprio per fare tocchi comunque delicati. Sciacquo il pennello e intanto traccio anche il profilo, diciamo, anche se solo bagnando leggermente la carta, delle altre ali della farfalla. Vado poi, partendo sempre dalla base, a estendere il colore. In alcune parti lascio il colore più diluito e vado poi a disegnare praticamente il profilo dell'ala della farfalla. Stessa cosa, prendo un colore più scuro e magari posso posizionarlo nella parte più in alto. Logicamente anche voi potete usare il blu se vi va o potete altrimenti usare un colore a piacere. L'importante è seguire, diciamo, questa procedura e questa tecnica che è comunque molto semplice. Vedete, sciacquando il pennello poi posso far scivolare il colore per ottenere effetti più morbidi. Finché si lavora con il colore che è comunque bagnato sotto, è possibile avere effetti più morbidi. Potete divertirvi a aggiungere altri colori, a dare un motivo, diciamo, a queste ali di farfalle che io sto completamente inventando. L'importante, vedete, è che partendo dalla parte più alta convergete poi con questi motivi decorativi, insomma, che vanno verso il centro per avere un senso, diciamo, nella forma anche delle ali della farfalla. Poi dovremo disegnare anche il corpo della farfalla. Questo lo potete fare prendendo, per esempio, anche del marrone, unire anche del blu, gli stessi colori che avete usato e potete accennare in maniera molto semplice, vedete, come una sorta di bastoncino e in cima poi metterete anche le antennine della farfalla. Poi sulla farfalla ritorneremo dopo. Possiamo preparare per esempio anche dei fiori. Semplicissimi sono per esempio le margherite, potete partire con un giallo, a questo giallo poi andate a intensificare mettendo un arancio, un colore più scuro, un verde, quello che volete e poi per quanto riguarda i petali potete farli con un azzurro, potete scegliere un grigio e date anche qui un po' una forma. Io poi andrò a rilevare il colore proprio perché debba rimanere solo un effetto molto leggero leggero di quello che è il petalo. Vedrete che poi asciugando rimane proprio un leggero alone che dà il senso appunto del fiore. Logicamente possiamo fare altre tipologie di fiori. Io qui vi sto insegnando un fiore semplicissimo che tutti sono in grado comunque di fare. Possiamo anche aggiungere effettivamente anche altri fiori, poi partendo dalla base dove c'è il bottone praticamente della margherita, mettete in quel punto, caricate ancora a fresco di più il colore. E poi logicamente possiamo andare sempre più a rifinire la nostra farfalla mettendo ancora più dettagli, rafforzando per esempio ancora la distinzione tra le varie ali
E poi potrebbe essere interessante applicare, per esempio, anche se ce l'avete, dei colori iridescenti, dell'oro, che danno un tocco, un effetto sempre particolare. Potremmo fare per esempio anche un altro fiore, un'altra margherita sulla quale appunto si potrebbe andare a posare questa nostra farfalla. Il procedimento è esattamente lo stesso. Facciamo anche per esempio dei gambi per quanto riguarda lo stelo, insomma, della margherita. Potete mettere anche delle foglie. Stesso procedimento, io lavoro a fresco, prendendo il colore non troppo saturo, ma abbastanza diluito, e poi andiamo a fare anche l'altro bocciolo. Questo intensificando la parte sotto per creare un effetto di volume, e poi nuovamente potete rimettere alcuni petali sopra il nostro fiore. Potete farli più grandi, più inclinati, potete fare una margherita. Io ho fatto in modo che la margherita sia vista non dall'alto, ma sia in un certo senso vista da un lato, no? E quindi mi serve in dei punti dare una piega particolare ai petali proprio perché acquistino una certa volumetria. Poi si possono aggiungere anche qui i gambi, si possono aggiungere foglie e tutta una sorta di elementi. Interessante potrebbe essere fare anche un effetto di schizzato, di bagnato. Potremmo farlo per esempio con uno spazzolino da denti, e piano piano appunto vado sempre più a definire alcuni elementi come le foglie, oppure aggiungete pure a piacimento vostro, insomma, molti altri dettagli, potete aggiungere più fiori, però ecco il procedimento sappiate che è comunque questo qui. È un tutorial veramente facile, sul mio canale trovate tante tipologie di tutorial, soprattutto se siete appassionati di acquerello. Insegno anche le varie tecniche: bagnato su asciutto, bagnato su umido, sono tutte tecniche differenti che troverete nel mio canale YouTube, e c'è una playlist dedicata interamente all'acquerello. Altrimenti potete comunque visionare anche altre playlist legate a tecniche artistiche varie. Prendendo i colori, questi sono molto buoni, sono dei colori iridescenti. Io ho scelto questa tonalità di oro. Possiamo andare proprio, se volete, a mettere dei particolari, per esempio anche sulla nostra farfalla, e questi colori iridescenti creano un effetto molto cangiante in base a come batte la luce. L'oro appare in trasparenza oppure appare più marcato. Questo se avete il colore bene, altrimenti potete anche aggiungere altri dettagli sempre con colori tra virgolette tradizionali, ecco. Si può applicare il colore anche sul il bottone, diciamo, della centrale del fiore, e poi io andrei a questo punto, come vi ho anticipato, anche a fare dell'altra erba e a schizzare lo sfondo per renderlo, diciamo, più movimentato. Vi mostro adesso come fare, è una cosa semplicissima. Prendete lo spazzolino, dovete intingerlo nel colore, potete scegliere un colore a piacere, deve essere comunque abbastanza diluito il colore, però ecco anche sufficientemente coprente se volete creare appunto degli schizzi o degli effetti. È possibile prendere sia il colore in godé, i colori tradizionali, ma potrebbe essere simpatico anche usare per esempio i colori questi iridescenti che riprendono, diciamo, il tono delle ali della farfalla. Vado poi a terminare mettendo altra vegetazione sotto. Il mio dipinto, video tutorial semplicissimo. Adesso tocca a voi a provare a rifarlo. Grazie per avermi seguita. Se il video vi è piaciuto e vi è servito, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale.